Benvenuto! Oggi esploriamo uno degli strumenti più importanti del calcolo, lo studio di funzione. Cominciamo con una panoramica di quello che andremo a trattare. Sullo schermo ora vedrai la funzione che stiamo analizzando. Il nostro percorso si concentrerà su il dominio di definizione, il segno della funzione, gli asintoti e gli estremi relativi e assoluti. Cominciamo. Primo passo, il dominio. Sappiamo che il denominatore non deve mai essere uguale a 0. Nel nostro caso, questo significa che la x non può essere uguale né a più 1 né a meno 1. Quindi il dominio è formato da 3 intervalli, da meno infinito a meno 1, unito da meno 1 a 1, unito da 1 a più infinito. Ora passiamo allo studio del segno della funzione. Il numeratore è positivo quando la x è maggiore di 0. E anche quando la x è compresa tra meno la radice quadrata di 3 e la radice quadrata di 3. Il denominatore è positivo quando la x è compresa tra meno 1 e 1. Di conseguenza, la funzione risulta positiva, dal valore meno radice quadrata di 3 fino a meno 1, dal valore 0 fino a 1, e dal valore radice quadrata di 3 fino a più infinito. Adesso analizziamo gli asintoti. Quando la x tende a meno infinito, la funzione tende anch'essa a meno infinito. Quando la x si avvicina a meno 1, la funzione tende a più o meno infinito. Quindi la retta x uguale a meno 1 è un asintoto verticale. Quando la x tende a 1, anche in questo caso la funzione tende a meno o più infinito. Quindi la retta x uguale a 1 è anch'essa un asintoto verticale. Quando la x tende a più infinito, la funzione cresce senza limiti. E quindi tende a più infinito. Qui c'è una parte interessante, poiché i limiti per x che tende a meno infinito e a più infinito danno segni opposti, uno meno infinito e l'altro più infinito, potremmo sospettare la presenza di un asintoto obliquo. Il coefficiente angolare dell'asintoto è 1. Il termine noto, ovvero l'intercetta sull'asse delle ordinate, è 0. Quindi l'asintoto obliquo è la retta y uguale a x. Guardiamo ora il grafico. Vedrai chiaramente gli asintoti, insieme ad alcune aree rosse che indicano dove la funzione non è definita. Passiamo ora a massimi e minimi. Sul video è già mostrata la derivata della funzione. Puoi metterla in pausa e provare a calcolarla anche tu. Osserviamo che il denominatore della derivata è sempre positivo, perché è il quadrato di un binomio. Il numeratore, invece, è positivo per ogni numero reale. Questo significa che la derivata è sempre positiva all'interno del dominio. Quindi, la funzione è sempre crescente. E non ha né massimi né minimi. Infine, mostriamo il grafico della funzione. Non calcoliamo concavità e convessità, perché l'andamento della funzione è già ben comprensibile tramite gli strumenti che abbiamo usato finora, e questo è tutto per il nostro studio di funzione. Grazie per aver seguito la spiegazione. E continua ad allenarti!